Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi, guardate un po', queste acciughe spettacolari, come me le preparo? Le faccio lessare, dopo averle pulite e sfilettate, in acqua, sale e aceto e compongo una bella insalata fresca, leggera, nutriente, saporita e che fa molto bene visto che il pesce azzurro ha tante proprietà. La base è pomodorino tagliato con un po' di basilico fresco tritato e la cipolla. Quindi un qualcosa di estivo e veramente saporito. La cipolla io la uso integrale perché questa è una cipolla dolce. Se voi invece non amate troppo la forza della cipolla potete lasciarla a bagno in acqua, sale e aceto per un po', in modo così da togliere l'acidità e il sapore forte. Vi consiglio di seguire la ricetta, farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Io intanto continuo a tagliare i pomodorini e a fare la base e a condire questa insalata. I pomodori li taglio a pezzettini piccoli, uso sia pomodoro rosso che pomodoro giallo per dare anche un pochettino di colore in più. Una volta tagliati i pomodori e messi nella bowl, prendo la cipolla e la taglio sottilissima. La cipolla, come ho già detto in precedenza, io la uso integrale, molto sottile, quindi non è eccessivamente piccante, per cui la posso usare anche integrale, perché questa tra l'altro è una cipolla fresca dolce. Nel caso in cui vogliate invece diminuire la sua forza, basta metterla a bagno in acqua, sale e eventualmente anche qualche goccia di aceto. Adesso prendo un bel ciuffo di basilico fresco, questo più ne mettete meglio è, io ne metto abbastanza perché mi piace, e lo trito a coltello, molto semplice, una bella tritata, lo faccio sottile, dopodiché lo metto poi assieme alla cipolla e ai pomodorini. Tutto questo deve insaporirsi. Lo aggiusto con del sale e dell'olio extravergine d'oliva. Le quantità del sale ovviamente anche queste sono a piacere, l'olio invece si può abbondare perché poi mi servirà anche dopo un po' di sughetto in più. Ecco qua, guardate che spettacolo, questa insalatina che si fa mangiare solo con lo sguardo. La lascio insaporire per bene, in modo così che sia la cipolla che il basilico diano gran sapore al pomodoro. Adesso pulisco le acciughe, quindi tolgo la testa, le viscere e poi piano piano la spina. Essendo molto fresche c'è il rischio che si possa anche rompere, come in questo caso, vedete. Quindi si è rotta un po' la spina, niente, allungate un po' di più e poi togliete anche la parte finale. Una volta che le ho pulite per bene, solito bagnetto delle acciughe in acqua e sale per levare l'amarognolo. Ecco qua, quindi un bel bagnettino in modo così che si puliscano. Una volta fatto questo bagnetto per togliere l'amarognolo, poi una sciacquatina velocissima in acqua fresca. Adesso prendo una pentola, metto 1 litro d'acqua, per le acciughe che ho più o meno sono 400 grammi di filetti, 1 litro d'acqua, mezzo bicchiere di aceto e una presa di sale. Come bolle butto le acciughe, sto attento a non farle attaccare e quindi con un cucchiaio mi aiuto affinché siano tutte separate e ci vuole un minutino, il tempo di far ripartire l'ebollizione. Do una controllata, vedete sono rigide e molto delicatamente, perché sono calde, le levo e le lascio intiepidire. Le metto nella mia civedina piccolina e quindi rimangono a raffreddarsi, perché troppo calde poi si romperebbero. Ecco qua, una volta scolate mi preparo del pane carasau per fare il fondo, ma voi potete usare anche una bruschetta nel caso in cui non abbiate il pane carasau, insomma del pane casereccio tostato, del filone tostato, quello che più vi aggrada. Io preferisco il pane carasau perché rimane anche molto sottile e poi questo è anche un pane molto buono. Vedete, metto un po' di salatina nel pane e poi dopo qualche acciughina. 1, 2, 3, questo a vostra discrezione. Chiaramente più ne mettiamo e meglio è. Adesso disposte le acciughe, prendo un po' di fondino dell'insalata e
e le condisco e le bagno per bene, sia le acciughe quindi anche il pane carasau. Poi finisco con dell'olio extravergine d'oliva, ne metto un filo e anche a mio piacere un po' di pepe macinato fresco sopra. E qui anche il micio reclama la sua parte. Ecco qua. È uno spettacolo. È bellino anche da vedere, guardate, colorato. No, vabbè. Strabanato. Miccio, torni a assaggiare un po'? La prossima volta.